Ciao a tutti, oggi sono a bordo di King Benji, un yacht explorer di 47 metri che è stato varato quest'anno ed è pronto per una meravigliosa crociera intorno al Mediterraneo. Lo stile è uno stile tropicale, esotico e questo è il ponte armatoriale, quindi abbiamo verso prua la cabina armatoriale a tutto baglio che porta verso la prua dove abbiamo una jacuzzi e qui invece dove mi trovo adesso è un'area lounge, c'è il bar, la zona lounge con i divani, un coffee table e fuori un'area dove prendere il sole e un altro tavolo. Questo deck è come una giungla, lo stile e il design degli interni di ogni ponte è ispirato a un tema diverso. Nel ponte inferiore abbiamo le cabine che sono ispirate a tutto ciò che è sotto l'acqua, poi abbiamo il main deck che è ispirato al tema della spiaggia, come se fossero su una spiaggia, il ponte armatoriale invece è ispirato alla giungla e sopra si va a vedere le stelle. Appena entriamo nella cabina armatoriale troviamo sulla sinistra il grande bagno armatoriale. Questa doccia può trasformarsi anche in un bagno turco e poi abbiamo un'altra doccia all'esterno, vi mostro adesso. Questo vetro ovviamente si apre e ecco la doccia incassata nel cerino esterno. L'armatore può godere di una vista mozzafiato anche dalla sua cabina armatoriale grazie a questi vetri frontali. Un aspetto che colpisce molto è l'utilizzo di differenti materiali che sono veramente molto particolari e che danno questo tocco di esotico in tutta la barca, sembra di essere immersi nella natura e con la natura. Come vedete nell'armatoriale c'è anche una zona lounge privata. Dalla cabina armatoriale accediamo alla zona di prua che può essere utilizzata o come terrazza privata dell'armatore con tanto di jacuzzi o grazie a dei passavanti nascosti può essere raggiunta anche dagli ospiti per un aperitivo o per un bel idromassaggio. Sul ponte armatoriale abbiamo un day-add ma ne abbiamo anche altri 3. Prima di scoprire insieme il main salon, vorrei farvi notare come su questa barca si sia andati oltre l'immaginazione, cercando di abbattere ogni barriera verso l'esterno, rendendo unici gli ambienti. Come vedete nel main salon, oltre ad una comoda zona lounge, troviamo un grande tavolo per il dining. Questo super yacht è stato costruito da Dunia Yachts in Turchia. Quest'area meravigliosa che ha anche un'apertura verso l'esterno è la zona dining informale in diretto contatto con la cucina. La cucina, come vedete, è molto grande e dotata di ogni comfort. Da qui si accede alla zona food storage che spesso troviamo nascosta nelle sentine. Da qui si riaccede anche al main salon. Sono nel lower deck dove troviamo 4 cabine. Questa è una delle cabine VIP e sembra di essere sotto l'acqua perché appunto il lower deck è ispirato a tutto quello che si trova sott'acqua, quindi siamo insieme ai pesci. Nel lower deck, oltre a 2 cabine VIP, troviamo anche 2 cabine doppie, tutte dotate di bagno privato. Come potete notare,
È stata posta una grande attenzione nella scelta dei materiali che rendono questa barca non solo bella esteticamente, ma anche piacevolissima da toccare, accarezzare. I diversi colori vivi poi sono stati scelti con grande maestria da Unlimited Design, che ha curato gli interni. Sul ponte di comando non manca nulla. La plancia è direi quella di un Explorer, quindi uno yacht pronto per girare il mondo, dotato di tutto il necessario per lunghe navigazioni sicure. A poppa di questo ponte troviamo anche una zona teppanyaki. Avrete notato anche voi che su King Benji la cabina del comandante non è adiacente al ponte di comando, infatti si trova sul main deck. Questa zona di poppa è davvero gigantesca e permette anche di caricare un tender di 11 metri, oltre che ovviamente trasformarsi in una zona lounge esterna quando il tender è in acqua. La beach area è molto grande, con un recesso che nasconde la scala per scendere a mare. Per gli osservatori più attenti, forse è già chiaro guardando la poppa, il nome King Benji è in onore del cane dell'armatore. In questo ambiente l'equipaggio può riporre tutte le attrezzature per ogni missione che vedrà protagonista King Benji e i suoi ospiti. Siamo nel cuore di questo super yacht. Come vedete, non manca la engine control room. Sono nella sala macchine e qui abbiamo due motori Caterpillar da 1200 cavalli. La velocità di crociera è di 12 nodi e hanno un consumo di 400 litri l'ora alla massima velocità che è di 14 nodi. Andiamo a vedere la sala macchine. Questa è la cassa del gasolio giornaliera con i filtri separatori acqua sotto. Come potete vedere, le marmitte sono state costruite con grande attenzione per permettere il massimo comfort, infatti così si limitano rumori e vibrazioni. Questa è una delle sfuggite della sala macchine, che per regolamento deve avere almeno 2 accessi. Qui vedete uno dei potenti blower della sala macchine, che garantiscono il costante ricambio d'aria, assicurando un adeguato volume di aria alle 4 turbine dei motori principali durante la navigazione, oltre ovviamente ad evitare che la temperatura della sala macchine sia troppo elevata.